Ciao a tutti ragazzi, sono Ivan e sono un soccorritore, benvenuti su The First Responder. Non sono un medico, precisiamo, e non sono un infermiere professionale, una figura tecnica che lavora sulle ambulanze più o meno da una trentina di anni per i servizi di emergenza-urgenza. Vorrei parlarvi oggi di Oliver e William. I nomi sono fittizi, sono due ragazzi a bordo di un ciclomotore che in un determinato luogo, in un determinato orario e giorno, che non posso precisare, si scontrano frontalmente contro un furgone. Vorrei avere uno spunto di riflessione con voi, più che entrare nel tecnicismo in sé del servizio effettuato. Prima però, via con la sigla. Questo video è il racconto di una storia vera, in cui mi sono trovato presente in ogni fase di intervento in qualità di soccorritore. Ho cercato di fare attenzione nelle descrizioni delle scene, tuttavia sconsiglio la visione al pubblico bambino, nonché a persone particolarmente sensibili. Le immagini utilizzate sono invece una ricostruzione, non risalgono all'intervento vero e proprio. Allora, lanciato, ci sarà una frenata terribile, attenzione all'impatto! Di quei momenti ricordo tutto, ricordo che prima di arrivare sul posto abbiamo percorso una strada con degli strani giochi di luce e di ombre perché il sole passava tra le fronde degli alberi e lasciava questo effetto sull'asfalto. Preciso questo particolare perché ancora oggi, quando percorro una strada simile a quella, mi ributta un po' alle immagini di quel servizio. Detto ciò, è 30 anni che faccio servizio, non vuol dire che sia l'unico che ho visto, ma alcuni ti rimangono di più nella testa. Per i soccorritori è normale avere dei flashback, che sia per immagine, che sia per odore, che sia per rumore, immagini che ti riportano a dei servizi che tu magari hai accantonato, nel senso chiusi nel cassetto, chiusi a chiave perché sprigionano in te magari delle emozioni forti, particolari. Giunti sul target, sul luogo del crash, la strada si presentava in penombra, c'erano parecchi detriti, il ciclomotore era completamente distrutto. I detriti erano rimbalzati su dei muretti di cemento che erano posti lateralmente alla carreggiata, sia a destra che a sinistra, e quindi hanno rimbalzato sui muretti di cemento per poi riversarsi proprio al centro. C'erano anche parti del furgone, anch'esso distrutto sulla parte del muso, il paraurti si era staccato, il parabrezza era sfondato. Noi pensiamo che Oliver stesse dietro sul ciclomotore, mentre William lo stesse guidando. Questo lo si evince da un minimo di ricostruzione della scena e dalle lesioni riportate dai ragazzi. Preciso che Oliver da subito
si è capito che non si poteva fare assolutamente nulla. Oliver presentava delle lesioni alla testa inequivocabilmente incompatibili con la vita, con la sopravvivenza. Dicevo che non è stato possibile trasportarlo e le forze dell'ordine erano già arrivate, gli astanti cominciavano a prendere posto intorno alla scena, a tipo anfiteatro. Quello che è stato possibile fare per dignità è stato coprirlo e lasciarlo con la presenza delle forze dell'ordine in attesa poi del magistrato. Proseguì quindi con il mio equipaggio per l'estrazione di William dai rottami e cominciarne il trattamento fino alla movimentazione atraumatica e il trasporto in ospedale. Singolare come in alcune scene, in alcune situazioni si acutizzino i sensi del soccorritore, cerchi di avere una visione di insieme perché è ciò che bisogna fare, fa parte del tuo operato, ma poi a posteriori, quando il tuo cervello si riposa, ha memorizzato solo alcuni particolari in maniera forse più forte, una parte del corpo, un pezzo di mano, una parte del volto, la giacca, gli odori singolari, il disinfettante, l'odore dell'asfalto, l'odore del liquido del radiatore, l'odore del sangue, perché quello ha un suo odore particolare, specialmente quando si mischia con altri liquidi. I rumori, anche lì, memorizza solo alcune cose. Il rumore dei presidi del vigile del fuoco, dei tuoi presidi che utilizzi per la movimentazione del paziente. E poi qualche pensiero fugace. Chi è questo ragazzo? Caspita, è giovane oppure è anziano? È la sua vita, i suoi figli oppure i suoi genitori? Qualche pensiero subentra in qualche momento, certo, cose che tu al momento accantoni perché devi fare altro, ma poi ritornano alla mente, selezionati dal tuo cervello, non so in quale modo e in quale sequenza, seppur non logica, danno comunque una ricostruzione di ciò che hai vissuto. Oliver aveva nel volto impresso il dolore. Oliver non indossava il casco, lo aveva sul gomito e questa immagine mi è rimasta impressa nella testa. Oliver si sarebbe potuto salvare, aveva il casco nel posto sbagliato, non l'ha indossato. William non aveva neanche lui il casco, era stato sbalzato via perché non era allacciato. William ha riportato anche lesioni al torace e all'addome, agli organi interni. William è stato trasportato, morirà successivamente in ospedale. Ora mi viene sicuramente un dubbio: e come sarebbe andata se entrambi avessero indossato il casco? Magari William sarebbe morto lo stesso per via delle lesioni interne. Ma Oliver? Il dubbio mi rimane, ragazzi. Vorrei ringraziare Stefano Orsenigo, persona fantastica che ho incontrato e col quale ho collaborato in diverse occasioni. Presidente di La Strada, associazione nazionale che si occupa della divulgazione dei pericoli della strada e da ciò che ne deriva. Rivolge la sua attenzione agli studenti in ambito scolastico e con incontri di piazza. Quindi lo ringrazio nuovamente, grazie Stefano, per avermi dato la possibilità di utilizzare il suo video crash test e ringrazio anche il suo staff, persone splendide, veramente splendide. Vi ringrazio. Ogni scelta comporta una conseguenza e ci sono scelte dalle quali non si può tornare indietro. Questa è la mia esperienza, questo faccio nella mia vita e questo vi porto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!